Inter 1, Milan 2, il derby di Milano viene vinto dal Milan con i gol, la doppietta di Giroud in 4 minuti e il gol di Perisic. Simo, però più che vinto dal Milan, sto rosicando chiaramente, sto molto molto rosicando, perché perdere un derby, e soprattutto non siamo più abituati a perdere, fa rosicare tantissimo, ma è più un derby perso dall'Inter, e questo è quello che mi fa ancora più rabbia, perché abbiamo visto tante cose. Abbiamo visto un Inter che ha dimostrato ancora una volta di fare un campionato a parte rispetto a questo Milan. Sinceramente mi è sembrato di rivedere quando qualche anno fa cercavamo di lottare contro lo strapotere della Juventus che dominava il campionato, e noi ci arrivavamo a quelle sfide lì e poi andavi ad affrontare la Juventus e capivi che era un altro livello. Oggi l'Inter ha dimostrato ancora una volta di essere un altro livello rispetto a questo Milan, e ai punti avrebbe ampiamente meritato la vittoria, perché ha creato il maggior numero di occasioni, ha dato dimostrazione di giocare meglio, di controllare la gara, e dove noi abbiamo sbagliato loro invece ne hanno approfittato e ci hanno punito. Di fatto oggi Lautaro Martinez, buona prestazione, ma ci sono mancati i suoi gol. Dall'altra parte il centravanti i suoi gol li ha fatti sapendo convertire in rete le occasioni che si sono presentate anche in maniera casuale, anche sugli sviluppi di un fallo clamoroso che non è stato fischiato all'Inter. Soprattutto però mi dispiace oggi, da un lato Mignon ha abbassato la saracinesca e ha permesso al Milan prima di rimanere in partita e poi di chiuderla e vincerla. Dall'altra parte qualche responsabilità Andanovic va detto. Adesso io so che arriveranno sotto quelli non si tocca Andanovic, io sono il primo a sostenere tutti quanti, però in una serata in cui Andanovic commette degli errori, così come lo esaltiamo quando è decisivo in altre gare, come ad esempio con l'Atalanta, va sottolineato come oggi, purtroppo, il tiro di Giroud era tutt'altro che irresistibile, almeno secondo me. Sono molto arrabbiato, allo stesso tempo io credo che questa potrà essere una partita da cui dovremo trarre insegnamento. Simo, adesso parliamo anche dell'arbitraggio veramente vergognoso, dico solo questo. Ti chiedo un po' il tuo giudizio su questa partita, però. Ma no, guarda, hai fatto una sintesi perfetta, una vittoria estremamente casuale che nasce dove l'Inter smette di essere in campo. L'Inter purtroppo smette di essere in campo quando toglie Lautaro e smette di attaccare perché perde completamente il peso dell'attacco, nonostante Lautaro, come hai detto in parte anche tu, sotto porta non sia stato pericoloso. Però di fatto ti teneva e ti dava un peso offensivo che Dzeko e Sanchez poi non sono riusciti a mantenere. Poi l'Inter manca nel portiere, perché alla fine il secondo gol lo prendi perché Andanovic se la butta in porta, perché quello è un tiro parabile secondo me. E poi nella fase finale manca nel momento in cui, vabbè, quello era un cambio anche un po', tra virgolette, doveroso, cioè c'era poca scelta quando toglie Brozovic e l'Inter smette di costruire anche negli ultimi minuti. Fa ancora più male perché questa Inter comunque fino ad oggi nella maggior parte dei casi era riuscita a sopperire a questa sua incredibile capacità di non trovare il gol nelle miliardi di occasioni che crea. Nelle volte in cui non ce l'ha fatta comunque la pareggiava, oggi la perdi e questo è ancora più grave nel momento in cui poi davanti hai il Milan, quindi è proprio il contesto che crea l'enorme delusione. Ribadisco quello che ho detto anche nel corso della cronaca e che comunque hai detto anche tu: la vittoria episodica dà un fastidio enorme ed è giusto che i milanisti la festeggino, mancherebbe altro. La Certo. vittoria episodica è episodica. Io oggi, fin quando l'Inter è stata l'Inter, ho visto, come hai detto anche tu, una squadra superiore. Poi magari siamo a febbraio, a maggio sbaglieremo, avremo fatto un pronostico sbagliato. Ad oggi io un Inter che dimostra nelle prossime settimane di essere inferiore a questo Milan non ce la vedo, perché di fatto fin quando, ripeto, è stata in partita nei suoi nuclei, nelle sue parti fondanti, la partita l'ha controllata e non è arrivato purtroppo solamente il gol. Sono d'accordo, Simo. Per me non c'è molto da dire. Le occasioni le abbiamo viste. Un Inter che dopo la prima fase di studio della gara è riuscita poi a prendere le redini del gioco con un gol annullato a Denzel Dumfries dopo 10 minuti per un primo fuorigioco di Perisic di qualche centimetro, poi un miracolo di Maignan sul tiro di Brozovic.
sulla sinistra abbiamo creato tanti problemi con Perisic e Çalhanoğlu, tante occasioni, Barella che sfiora il gol sempre sullo 0-0 da pochi metri dalla porta, un altro tiro di Lautaro Martinez murato proprio all'ultimo. Alla fine, al 28esimo, Lautaro trova un grande corridoio per Dumfries che da solo davanti al portiere la spara addosso a Maignan, quindi 33 minuti di dominio, fino a quando al 35esimo il Milan, alla prima occasione, lì avevamo già capito un po' che tipo di partita poteva essere, perché alla prima occasione vediamo Tonali con un tiro da fuori che impensierisce Andanovic e poi un cross di Teo Hernandez che viene deviato da Perisic in maniera casuale e la palla finisce di poco fuori. Detto questo, l'Inter si sveglia, l'Inter si sblocca e trova il gol meritato con Ivan Perisic e poi dopo il gol dell'1-0 la partita comunque potrebbe anche sbloccarsi ulteriormente, nel senso che l'Inter va ancora una volta vicina al 2-0. Il secondo tempo il Milan parte meglio, con l'Inter un po' diciamo messa un po' alle corde dalla reazione dei rossoneri, chiaramente, che dovevano recuperare lo svantaggio. Al 75esimo Simo il gol del Milan nasce da un fallo clamoroso che io francamente non capisco come si possa non fischiare. Giroud abbatte Alexis Sanchez, prosegue l'azione, un tiro casuale del Milan viene deviato, finisce ancora su Giroud che poi va a segnare, sempre a dimostrazione del fatto che io francamente trovo poche squadre più fortunate di questo Milan, come dico sempre. Dopo 4 minuti invece altro gran gol, devo dire, di Giroud e un Andanovic sicuramente non perfetto, anzi. Il finale, dopo le uscite di Perisic per problemi fisici, di Brozovic e Çalhanoğlu, l'Inter è uscita dal campo, è venuto a mancare Lautaro, non abbiamo più attaccato e non abbiamo più creato problemi di fatto alla loro retroguardia. Vi faccio vedere al volo la classifica, Simo, poi ti chiedo un paio di cose aggiuntive. La classifica, l'Inter vede adesso in vetta l'Inter con 53 punti, il Milan che si rifà sotto a quota 52, chiaramente però l'Inter deve recuperare una partita, il Napoli a 49 giocherà domani, poi Atalanta 43, Juventus 42 e Roma 39. Una classifica, Simo, io chiudo solo con questo prima di lasciarti la parola. Io vedo già oggi tornare a galla quelli del Inzaghi ha sbagliato questo, Zhang non ha capito questo, bisognava prendere un attaccante in più, bisognava prendere qualcosa in più di qua e di là. Io li lascio fare questi commenti, li lascio sfogare, dico solo che pensare di aver vinto il campionato oggi, pensare che che il discorso scudetto fosse chiuso già a febbraio è da sbruffoni, soprattutto se ripensiamo a quando quest'estate tutti quanti ci dicevano che stavamo per finire, che eravamo crollati, che doveva chiudersi tutto e oggi pensare di vincere lo scudetto a febbraio, forse ci siamo montati un pochettino la testa. E per questo motivo questa vittoria mi fa rosicare tantissimo, ma veramente tantissimo, e soprattutto da quando all'andata avevamo rischiato di finire a meno 10, oggi potevi portarti a più 7 per farvi capire un po' quello che siamo riusciti a fare in questo periodo qua. E spero però che ne trarremo, ne tireremo fuori una grinta, una cattiveria, come dicevi tu anche in cronaca, che ci porterà ad abbassare un po' la cresta, a rimetterci in campo con umiltà e a tornare appunto con quelle che sono le nostre armi migliori, diciamo testa bassa e pedalare già dalla Coppa Italia e già dal derby. Abbiamo perso con una squadra che l'ha giocata un po' così, con le loro armi, sapendo di essere inferiore all'Inter, ha approfittato delle occasioni. Sì, no, ma guarda, sono d'accordissimo. Da questo punto di vista il fatto che adesso il calendario ci metta davanti delle partite decisive come la Coppa Italia e contro avversari forti come Napoli, Liverpool, eccetera, ci aiuta a dover assolutamente rimettere la testa bassa e ripartire. E probabilmente nella ripresa c'è stata anche un pochino di presunzione, magari, oltre a alcune scelte magari sbagliate dal mister e ovviamente degli episodi che di certo non ci hanno girato positivamente. La presunzione forse per questa squadra non è ancora una caratteristica che si può permettere. Magari l'Inter di Conte con quella ossatura e quella consapevolezza poteva farlo, questa squadra contro certe squadre se la può, tra virgolette, permettere, detto che è comunque una cosa negativa la presunzione, in partite come il derby forse no. Ripeto, capisco che dà un fastidio incredibile, anche a me sta dando un fastidio veramente incredibile, perché io il derby lo sento più di ogni altra partita.
Io comunque resto convinto che questa squadra sia forte e che abbia dei problemi, questo è chiaro, a livello di costruzione e anche di qualche singolo, però sinceramente, no, ripeto, cioè, può sembrare che stia rosicando e in parte lo sto facendo, però io non riesco a dire che il Milan sta vittoria alla fine l'ha vinta. Adesso si dirà rimonta con carattere, squadra che non molla mai, sì, per carità, però l'hai detto anche tu, cioè il primo gol è un tiro deviato che gli arriva sul piede quando prima c'è un fallo gigante, il secondo se la butta in porta il portiere, per tutto il resto della partita hanno fatto un tiro da fuori, cioè non lo so, poi adesso chiaramente loro si scateneranno e va benissimo, perché il calcio è questo, però francamente dire che adesso vittoria di carattere come sicuramente sentiremo, a me fa un po' sorridere, ma comunque complimenti a loro. Ci hanno preso 4 punti e questa è una cosa che mi fa veramente impazzire, non lo sanno nemmeno loro come hanno fatto. Chiudo dicendo che se loro si sono lamentati così tanto chiedendo interrogazioni parlamentari per l'arbitraggio di Serra, che ha commesso un solo errore nella loro partita contro lo Spezia, io stasera ho visto un arbitro guida veramente imbarazzante e senza voler fare dietrologie varie, un arbitro che veramente spero non arbitri più un derby o partite di questo livello, perché veramente un qualcosa di imbarazzante. Al di là del gol che nasce chiaramente da un fallo su Alexis Sanchez, al di là di un Teo Hernandez veramente imbarazzante a livello di scorrettezze e di un Tonali sempre a terra, ho visto veramente un guida che per me non ci ha capito nulla nel come ha voluto anche gestire la gara e quindi fa veramente, veramente arrabbiare, anche perché l'errore commesso è decisivo anche quello sul gol appunto fatto dal Milan dell'1-1. Simo, volevi chiudere tu? Chiudiamo la clip che poi ringraziamo anche la super chat e facciamo introdurre i nostri iscritti. Sì, no, guarda, dico semplicemente che l'arbitraggio è stato secondo me confusionario, perché ha fischiato falli che poi non ha fischiato, poi prima non ha fischiato falli che poi ha fischiato. Il grosso errore, l'hai detto tu, è sul gol è sul gol di Giroud, il primo, perché quello è un fallo enorme che un arbitro che è a pochi metri dall'azione non può non vedere e poi cambiava la partita. Poi qui è sempre il solito discorso, colpa dell'arbitro, non colpa dell'arbitro. Mi interessa il giusto, io giudico l'episodio, quello è un fallo che qualsiasi arbitro deve fischiare, secondo me, perché Giroud non può mai prendere la palla, Alexis se la allunga un attimino, quello lo va a colpire e lo impatta di forza. Però vabbè, comunque, cose che capitano, andiamo avanti. Chiudiamo qui la nostra clip, mi raccomando fateci sapere che cosa ne pensate anche voi, nei commenti scriveteci chi è stato secondo voi il migliore dell'Inter, iscrivetevi al canale per supportarci e mi raccomando se volete sostenere il nostro progetto potete farlo tramite gli abbonamenti che trovate qui sotto, vi aspettiamo nei commenti, pallini nerazzurri per sostenere la nostra Inter sempre, mi raccomando